Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi sono così felice di leggervi delle testimonianze straordinarie che mi hanno fatto battere il cuore, come tutto quello che facciamo, che stiamo facendo, mi fa battere il cuore. E siete espressione del mio sposo celeste e quello che credevo una volta che fosse l'amore, come ho scritto alle nostre sorelle, e l'amore è ben altro. L'amore è ben altro. Tant'è che riflettevo mentre rispondevo per email, riflettevo su quando anni fa puntavo l'attenzione della mia realizzazione su un uomo, sulla realizzazione dell'amore in coppia e quanto non ci riuscissi e quanto avevo da imparare ancora. Ma non è che avevo da imparare, c'era proprio un oceano inesplorato che io non potevo ancora vedere per necessità karmiche. La pienezza che mi dà la missione non è paragonabile alla relazione di coppia con un uomo, con una donna, insomma, no? Nell'immaginario erotico per me è con un uomo in questo momento della mia vita, poi chi lo sa. E quindi non era, è proprio qualcosa di... non potevo comprenderlo quando ero focalizzata su un uomo, non potevo comprenderlo che il riempimento e l'amore, quando si sono spaccate le dighe della mente, era tutto questo. E magari non è tutto questo, è ancora di più. È incredibile la pienezza, la gioia, il riempimento che il nostro amore, la nostra famiglia mi dà, non è paragonabile a quell'amore. Io ho provato un attaccamento, amore viscerale per una persona nella mia vita. Qualcosa veramente, lo sapete bene di che cosa parlo, ve l'ho raccontato alcuni sprazzi dei miei podcast. È quella persona che poi mi ha dato il lancio, no? Il là per realizzare me stessa dopo 2 anni di tribolazione, assenza di lui e di lavoro interiore profondo. E quindi quando si è spaccata la diga della mente, mm, in modo sostanzioso, ecco, in modo sostanzioso perché la diga della mente continua a spaccarsi fino a quando noi stiamo incarnati fondamentalmente, no? Perché il karma non finisce, non può finire il karma, cioè fino a quando siamo incarnati il karma non finisce. Quindi stiamo qua apposta e prima di incarnarci lo sappiamo sempre, poi ce lo dimentichiamo. Però il karma va benedetto perché senza karma non c'è evoluzione. E quindi stiamo qua per quell'evoluzione, il karma è benedetto e divino. Quindi ritornando a questo aspetto, perché so che serve dirvelo e raccontarvelo, e io qui vi narro della mia vita, cioè Taromantic è la mia vita, è la mia... tutto quello di cui ho fatto esperienza, di cui vi passo le chiavi che hanno aiutato me. E ecco, quando ero visceralmente, spesso ci penso, no? Ritorno a quell'amore viscerale, a quell'amore che era qualcosa di mio. Io potevo vederlo attraverso di lui. E quello che provo con la nostra famiglia non è nemmeno un granello paragonabile. L'estasi, l'entusiasmo che deriva da enteos, essere in Dio, non è minimamente paragonabile. Non... E adesso quando ripenso a quella persona, e non so spiegarvi che sensazione ho, ma includo in tutto questo, includo in tutto questo mm, la compensazione, la, mm,
l'essermi data totalmente a un certo punto a quello che stavo vivendo in quei momenti, in quei tormenti, che ripeto sono durati in modo forte, che bruciante, che diciamo così, 2 anni, no? Di assenza bruciante, bruciante, no? Allora, mi sono data, stavo dicendo, completamente a quello, senza sapere poi tutto quello che so oggi, perché tutto quello che so oggi, che poi so di non sapere sempre mai niente, questo è il postulato essenziale, e viene da quella cosa lì, viene da quella roba là, dall'adempimento all'essermi data, perché c'è stata una resa alla fine. Quando non puoi più fare, la mente vuole fare e niente, capisci che già da prima non dovevi fare niente, ma solo attraversare il regno di Ade, accompagnata dalla resa. Resa e fede, io credo siano due facce della stessa medaglia, almeno lo dico dalla mia esperienza. Quando non puoi fare più niente, puoi fare più niente. Meno male che non puoi fare più niente, almeno non protrai altro karma nefasto. E allora sono arrivate le più grandi esplosioni, gioie autentiche della mia vita. E voi siete queste mie gioie autentiche, imparagonabili. Perché più la mente si espande, più tutto quello che hai vissuto prima era rispetto a una mente più piccola e quindi più tu ti espandi e quello diventa sempre più piccola quello che hai vissuto prima perché c'era la mente più piccola, no? E, e vi dico sempre come si fa, mettersi al servizio della propria natura, che poi diventa la missione, che poi diventa la causa. La causa diventa più grande, cioè tutto poi fa parte della causa, vedi tutto far parte della causa. Non è solo quello che facciamo insieme, no? Insieme qui noi, anche quando vado a fare la spesa, il fruttivendolo sotto casa, è la missione. Sono immagini che proietta la mia anima. Tutto quello che vivo quotidianamente fa parte della missione. Quando tu ti dai al servizio della tua anima, della tua missione, dello scopo della tua vita, iniziano a aprirsi i canali, la tua mente si espande, le gioie diventano quelle autentiche. E alla fine vedo che la sola cosa che rimane è quella che è sempre stata. Amore. L'amore. Quindi grazie. Grazie, 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 in eterno. E la famiglia che abbiamo creato, la nostra comunità, è il luogo dove poterci confrontare, essere autentiche su questa natura che sboccia. È il sostegno del nuovo tempo. Il sostegno del nuovo tempo è il sostegno a uno stato di consapevolezza, uno stato trascendente di coscienza in cui ci diamo la mano l'una con l'altra, l'uno con l'altro e proseguiamo imperterriti. Quindi è stupendo, è stupendo. Però lo puoi comprendere quando ci arrivi. Io questi postulati li avevo intellettualizzati, ma una conoscenza vibratoria arriva dopo l'esperienza, che l'intelletto non può fare esperienza. Però quando, cioè, o meglio, scusami, quando tu intellettualizzi qualcosa, l'hai compresa mentalmente, per comprenderla veramente ci devi fare l'esperienza. E, e quindi l'esperienza, la meta è il viaggio. La meta è il viaggio. Non c'è una meta domani. La meta è il viaggio. Ma ripeto, questi concetti non possono essere compresi vibrazionalmente subito. Qualcosa lì anni fa mi risuonava, no? L'ho capito, mi risuona, mi risuona.
Però poi ci fai l'esperienza, la prima, la seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la 500 millesima esperienza, forse la 500 millesima e uno, la comprendi vibrazionalmente. E l'adempimento di tutto questo si chiama il paradiso delle origini per i cristiani, la nuova età dell'oro per i pagani. Come vi ho scritto anche in un post su Instagram, quello con la copertina col velo rosso, io sono libera dal peccato originale. Il peccato originale è quando viene, quello che i cristiani chiamano peccato originale, è la nascita della mente separativa, l'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi la separazione è il peccato originale. Quindi la morte dell'io, cioè della mente separativa, Gesù che si fa crocifiggere per i cristiani, è la morte dell'io. La morte dell'io è la morte della mente separativa. È una mente superiore, la nascita della mente superiore, cioè della mente trascendente. Una mente che non fa più differenza tra io, tu, io separato dal mondo, ma siamo un'unica cosa, lo specchio l'uno dell'altro. Tutta la tua realtà, quella che vivi, ti appartiene, ma soprattutto siamo un'unica anima incarnata in tanti corpi che si individualizzano. E quindi il peccato originale è la mente separativa. E qua ci stiamo educando e supportando l'una con l'altra nel trascendere la mente separativa a farci l'esperienza. E fin quando siamo incarnati faremo questa esperienza. Quello che poi i buddisti chiamano il nirvana è l'estinzione della realtà fenomenica, cioè la morte dell'io. E la resurrezione per noi cristiani è la rinascita per i buddisti. Quindi ci stiamo educando a questo. E quindi ragazzi e miei ragazzi è stupendo, è stupendo, è stupendo. E adesso io vi leggo queste testimonianze bellissime, 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 perché l'adempimento di un qualcosa significa aver superato un altro step nel gradino dell'evoluzione della vita. Allora, la prima, ci sono due testimonianze. La prima testimonianza della nostra sorella che mette in oggetto le piccole cose quotidiane. Ciao cara Francesca, anima pura, anima di luce, sorella mia. Benedico la mia amica che ci ha presentate, tra virgolette, è un'altra nostra grande sorella, sostenitrice della causa che ci segue. Dire che la mia vita è cambiata da quando ho cominciato a riflettere e praticare i tuoi insegnamenti è scontato. E potrei scrivere un libro sui miei successi per i quali devo ringraziare l'universo che ti ha fatta comparire sul mio cammino. Grazie, grazie, grazie. È da tempo che volevo scriverti e finalmente l'ho fatto, ma non per dare testimonianze forti e prorompenti come quelle che condividi ogni tanto delle nostre sorelle. Grazie, grazie, grazie. Ma per porre l'accento sulle piccole cose. Io le ho spiegato, no? Se potevo condividere la sua testimonianza proprio perché non è la testimonianza eclatante. Ognuno vede le cose da una propria prospettiva. E la testimonianza eclatante, quando la vede chi è dalla sua prospettiva, no? Ma nella quotidianità che noi adempiamo la rivoluzione. Io vedo miracoli da quando mi sveglio a quando vado a dormire. E quelle sono testimonianze eclatanti per cosa? Per la nostra mente razionale, no? È l'eclatante. Fuori dall'ordinario. Ma quando noi iniziamo a vivere nello straordinario, allora iniziamo a vivere. Ok. Mi spiego. Mio marito è agnostico, cioè non è credente, non crede, ma ha sempre rispettato la mia fede. Ci siamo sposati in chiesa
E quando ho cominciato a seguirti e a praticare i tuoi insegnamenti, ha tenuto lo stesso atteggiamento di rispetto. Eravamo al supermercato un sabato mattina e cercavamo un prodotto ad un prezzo scontatissimo, segnalato sul volantino. Arriviamo allo scaffale, ma è vuoto. Lui dice: "No, io lo troverò." Gli rispondo: "Guarda che fino al prossimo rifornimento non ce ne saranno altri." Ero serenamente rassegnata. Ma lui era deciso e ho sentito proprio un'energia di determinazione di voler cambiare lo stato di fatto. È stato come se un'onda di vibrazione mi avesse investita. Dopo 10 passi troviamo questo prodotto abbandonato, tra virgolette, su uno scaffale. Io sono rimasta scioccata e gli ho detto: "Lo sai che lo hai fatto tu?" E lui: "Cosa?" "Tu lo hai voluto e adesso è tra le tue mani. Hai manifestato e non te ne sei neanche accorto." E lui: "E questo è quello che fai tu?" E io: "Più o meno." Con questo io voglio chiederti se, come io penso, anche chi ci sta vicino giova delle nostre energie, perché io ne sono sicura. Ti saluto con affetto infinito, che tutti gli dei ti benedicano. Allora, e io le ho risposto: tuo marito è la parte agnostica di te, ma tuo marito è un tuo riflesso, è uno dei protagonisti principali che la narrazione della tua anima sta mettendo in scena per farti capire. Credici quando non vedi, credici, credici, credici. È come nel mito di Amore e Psiche. Quando scompare Amore, Psiche lo cerca e Amore è in tutte le prove di Psiche. Psiche è animata dalla fede nell'invisibile e poi alla fine, come leggiamo nel mito, ritrova amore, perché animata dalla fede nell'invisibile. Io ci credo, io ho fede. E quindi questa è una grande testimonianza, perché la testimonianza della fede o l'hai avuta tu o l'hai avuta tuo marito sei sempre tu. Quindi è una grande testimonianza di fede. La mancanza non è assenza, ma è invisibilità, vi dico sempre. E i giochi si fanno nell'invisibile. L'invisibile crea tutto quello che vedi. Nell'invisibile c'è il tuo sposo celeste. Ecco, il tuo sposo celeste si incarna in tutto ciò che esiste. Il tuo sposo celeste si incarna, nel caso della nostra sorella, in suo marito, in quello che vive quotidianamente. Per i buddisti l'anima gemella si incarna in tutto ciò che vivi. Si incarna nella tua casa. La tua casa è un aspetto della tua anima gemella. Tutto ciò che vivi è sposo celeste, sposa celeste. E allenare questa mente trascendente ci aiuta per comprendere la vastità del reale. Quindi io ringrazio la nostra splendida sorella per essersi fatta testimone di fede. E la fede è tutto ciò che abbiamo, ragazze mie, ragazzi, è il potere più grande che esiste. È il potere più grande che esiste. E quando viviamo dei momenti molto, molto difficili, quando arriva la resa, quando arriva la resa, arriva anche la vera fede. Siamo qui per darci, 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 darci. E per riconoscere questa unità in tutto ciò che esiste, non distinto e separato da noi, distinto sì, ma non separato. E nel video Magia Pratica 9 ve lo dico in modo molto forte, no? Iniziare a contemplare. Non devi capire con lo strumento che non può capire della mente razionale. Devi contemplare col pensiero del cuore, come direbbe Hillman, come direbbero i teosofi con la mente, con il manas superiore, mente trascendente utilizziamo noi, mente poetica direbbe Selene. Ma come vedete,
sin dalla notte dei tempi gli strumenti sono sempre quelli. Le verità religiose si tramandano di generazioni in generazioni, la religione esoterica, non la religione sociale. Quella è lo strumento, come vi ho spiegato anche nel video Magia Pratica 9, del potere. Quindi l'ardire della nostra mente razionale di voler avere il controllo, il potere sugli eventi, di voler controllare la natura. La natura significa controllare anche il tuo corpo, le tue pulsioni, le tue emozioni. La natura sei tu, la natura vi dico sempre non dovete vederla come un oggetto, ma è un simbolo la natura. È il simbolo della bellezza del darsi, è la nostra più grande ispiratrice. E quindi l'ardire della mente di voler controllare ci fa perdere in partenza. E adesso ne stiamo facendo le spese in consapevolezza. E la consapevolezza è la prima chiave della libertà. Libertà da cosa? Libertà dalla tua mente. La mente mente, il cuore sa. Allenare il pensiero trascendente, contemplare con la contemplazione. Steiner ha fatto un grandissimo lavoro sulla contemplazione delle grandi verità, non sulla comprensione intellettuale, ma sulla contemplazione. Perché il cuore sta lì, sta aperto, devi metterti in ricezione e il cuore si fa le sue informazioni, il cuore riceve, va bene? Poi a poco a poco la mente vuole controllare. Shh, shh, shh. Ecco, ci stiamo addestrando alla nuova era. Bellissimo, bellissimo. Ok, adesso vi leggo l'altra testimonianza, bellissima, di una nostra sorella che ci ha scritto l'anno scorso in questo periodo di Natale. E guardate che ha combinato, eh? Allora, vi ricordate che lei l'ha scritto in oggetto: dall'anello sotto l'albero un anno fa a un figlio sotto l'albero questo Natale. Aveva manifestato la proposta di matrimonio, lavorando con la legge spirituale, ok, lavorando su se stessa, ok, vi ricordate? Non mi ricordo adesso qual è, non so se sta nelle testimonianze di successo che l'ho messa nelle playlist, quello che ci aveva scritto la nostra sorella, oppure l'avevo letta in qualche preambolo di qualche stesa settimanale, non mi sto ricordando. Comunque, adesso vi leggo cosa ha combinato quest'anno. Cara Francesca, care tutte, un anno fa nel periodo di Natale vi scrivevo per raccontarvi del mio fidanzamento avvenuto post manifestazione. Avevi fatto dei video e letto alle sorelle il mio messaggio. Per tutti questi mesi non vi ho seguito perché avevo la sensazione di non risuonare più neanche con le stesse settimanali. Nel frattempo mi sono sposata ad ottobre. In questi mesi stavamo cercando di concepire, invano. Poi, inizio mese, vedo il video breve sulla paura e sull'EMAO, il reel che ho messo sulla paura. Quando hai paura significa che sei eccitato. E poi sull'EMAO, EMAO meraviglia, il grande mantra potentissimo nel dire, che ti fa sentire che la realtà è tutta perfetta, non è né male né bene, questa è la mente separativa, ma tutto EMAO, meraviglia. E quello ha risuonato. Così, nei successivi e prossimi giorni fertili, in quel momento l'ho detto nella mente e poi mi sono toccata il ventre sorridendo e ripetendolo con anche 3 volte il grazie, grazie, grazie. Quindi ripeteva Emao, 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 grazie, 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 grazie. E anche qualche mantra nei 2 mesi precedenti del tipo: io mi permetto di concepire, io sono fertile. Dopo una settimana, 10 giorni da quella notte, cioè da quando ha iniziato la pratica, era un pomeriggio e stavo scendendo dalla macchina. Ho sentito un crampo al ventre e ho portato la mano sulla pancia e ho esclamato: il mio bambino!
dicono che quando si impianti si possa sentire un krampetto. Ho appena fatto il test. Sono incinta di una settimana, 2 settimane. E questa creatura, una mamma risvegliata, i figli del nuovo tempo, che ha scelto lei perché c'è un accordo bellissimo. Ho sentito la presenza in casa mia di quest'anima in questi giorni e sebbene ancora io non sia in condizione di ritardo conclamato, il test l'ho fatto lo stesso. Dentro di me lo sapevo. Grazie, 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 Emma O, meraviglia. Un bacio a zia Fra e a tutte le zie sorelle, ragazze mie. Ma che cosa meravigliosa, ma che cosa meravigliosa. Vedete, la nostra sorella, lavorando su di sé con la legge spirituale nel tempo, si riesce a sentire, no? Cosa anche vedere, cosa anche non vedere. E non ci ha seguito per diverse settimane, fino a quando un giorno non ha riaperto, perché sentiva, no? Qualcosa. E, il punto è, la bellezza è tutto ciò che esiste. Come diceva Dostoevsky, la bellezza salverà il mondo e la bellezza è sinonimo di amore. Quando ti dai, quando ti dai con la consapevolezza che sei qui per darti, allora tutto diviene possibile. Io Ehm, ve lo dico spesso questa cosa. Avevo tantissimi sogni prima di aprire il canale, tantissimi sogni. Dopo, questi sogni sono andati a scemare. L'amore che mi riempiva da dentro nel darmi, nel servizio, ha fatto sì che tutti i sogni sparissero. Ora, questa frase potrebbe essere per alcuni intesa come è brutto non avere sogni. Eh no, aspettate, i sogni ce li abbiamo perché i sogni sono lo strumento per adempiere a determinate qualità. Perché il percorso che tu fai nel raggiungimento del sogno, al di là se lo raggiungi o meno, è il sogno che lavora su di te affinché tu possa manifestare qualità, potenzialità, doni e talenti, di cui la manifestazione del sogno è solo la ciliegina sulla torta. Ma quei doni, quelle qualità e i talenti tu li sviluppi mentre la strada è il viaggio, il cammino è il viaggio, quindi mentre tu vai incontro a quei sogni. I sogni che abbiamo sono una sorta di espediente, questo ve lo dico sempre, dell'anima affinché tu sviluppi qualità, capacità, potenzialità e talenti per abbattere le tue paure, resistenze e attaccamenti. Sono una scusa dell'anima i sogni che hai. È una scusa per sviluppare soprattutto il coraggio, la determinazione, l'assertività, per sviluppare la compassione, per sviluppare l'empatia, tutti i grandi postulati dell'anima. E quindi mm, man mano che tu raggiungi questi postulati, ti si riempie ogni cellula di una gioia che non ha più bisogno di cercare all'esterno di sé. Però quando cerchi all'esterno di te, nel raggiungere un determinato obiettivo, che sia lavorativo, che sia amoroso, che sia eccetera, 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 hanno tutti la stessa dignità di esistere, perché non esiste l'esterno. È una scusa l'esterno che ti serve, perché ti serve, è necessario per vedere all'interno e all'interno lavori, inconsciamente o consapevolmente. E quindi non ho sogni, i sogni che avevo prima, non ricordo nemmeno più quali sono. Ricordo che poco prima avevo questo sogno di questo dell'amore di coppia, no? Come vi stavo dicendo nell'intro. E... Ma questo sogno dell'amore di coppia
Era un sogno di apertura, non era di coppia intesa come io e te separati dal mondo. Era la voglia di condividere il mondo con te, ma il mondo che non era distinto e separato da me e te. Non lo so se mi sto spiegando. Saranno i tanti miei valori in acquario che non posso essere legata a una persona sola in qualità di... almeno fino a questo momento della mia vita. Ripeto, tutto è possibile. Quello che ho evoluto fino a questo momento era proprio la necessità di riempirmi di un amore che l'amore in coppia non mi poteva dare. Ma grazie al perseguimento dell'amore in coppia, lavorando su di me in quello, ho raggiunto questo. Ma non potevo farlo se non perseguivo l'amore in coppia, mi spiego? Sono livelli, livelli, né male né bene, sono livelli. Non è né giusto né sbagliato, è perfetto. Quindi, ehm, svegliarmi la mattina e dire oh meraviglia, qualsiasi cosa accade. E coricarmi la sera dicendo wow, oh meraviglia, per me può anche finire qui. Ecco perché il giorno dopo mi sveglio sempre con oh meraviglia, perché c'è talmente tanta soddisfazione nell'esserti data, che l'amore è l'unica cosa che più ne dai, più ti torna indietro triplicato. Non finisce, non si esaurisce. Sei il collante che muove tutto l'universo. L'amor che muove il sole e le altre stelle, diceva Dante. Quindi è veramente un grandissimo onore servire la natura, servire Madre Terra. Servire Madre Terra significa servire tu, figlia o figlio che sei natura. Quindi, ragazze mie e ragazzi, è stupendo. Facciamoci un applauso perché siamo una famiglia stupenda, una comunità straordinaria che sta portando, sta generando luce, sta generando luce. E non c'è cosa più grande. Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, io concludo qui per adesso, vi sto continuando a fare dei video, ritorno a fare il resto. Grazie in eterno, grazie in eterno, grazie in eterno. Perché? Perché tutto questo? Io non so più che dire ormai, perché non so più che dire. Abbracciamoci tutte e tutti in quest'onda dinamica d'amore incommensurabile e noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei vi benedicano. Mua!